Lascia che parta da una cosa molto semplice. Se pensi che su YouTube oggi servano più montaggi, più ritmo, più attrezzatura, fermati un attimo. Perché nel 2026 sta succedendo una cosa controintuitiva. Non vince chi produce meglio, vince chi è più umano. E questa non è una frase d'effetto, è una constatazione. Negli ultimi mesi mi sono accorto di una cosa guardando YouTube. Sempre più spesso mi capita di restare su video che tecnicamente non hanno nulla di speciale. Niente montaggi complessi, niente musiche continue, niente effetti. Solo una persona che parla. Eppure resto, ascolto e a volte torno. Questo mi ha fatto riflettere perché per anni ci siamo raccontati l'esatto opposto. Che serviva alzare l'asticella, che serviva fare di più, che serviva essere più veloci, più brillanti e più spettacolari. Oggi invece sta emergendo un'altra direzione. YouTube non è diventato più difficile, è diventato più umano. E questa cosa mette in difficoltà chi ha costruito tutto sulla forma, ma libera chi invece ha qualcosa da dire. Per molto tempo abbiamo confuso la qualità con la complessità. Abbiamo pensato che qualità significasse più tagli, più ritmo, più perfezione. Ma la qualità oggi sta sempre più spesso da un'altra parte. Sta nella chiarezza, nella presenza, nella capacità di stare dietro a un pensiero senza doverlo continuamente spezzettare. C'è un paradosso enorme che vedo ogni giorno. Molti creator passano ore a scrivere lo script perfetto, tagliare ogni pausa, aggiungere musica ovunque, pensare a come piacere all'algoritmo. E alla fine non hanno più tempo per vivere qualcosa di interessante. Meno tempo passi a montare, più tempo puoi passare a fare esperienza. E più esperienza fai, più hai cose da raccontare. Ed è questo il vero cambio di paradigma. Non è un nuovo format, non è una nuova tecnica. È un processo umano. Succede così, vivi qualcosa, ci rifletti, la condividi. Fine. Non stai creando un contenuto perché serve al canale, lo stai creando perché fa parte della tua vita. E questa differenza si sente sempre. Oggi chiunque può scrivere uno script decente, chiunque può montare un video accettabile, chiunque può creare una thumbnail che funziona. L'intelligenza artificiale ha reso tutto questo accessibile. E proprio per questo, quelle non sono più competenze distintive. Cioè, pensaci, se tutti possono farlo, non è più un vantaggio. Il vero vantaggio oggi è un altro, avere un'esperienza reale da condividere. Oggi puoi chiedere qualsiasi informazione in AI e puoi ottenere risposte perfette, ma non puoi ottenere fiducia. La fiducia nasce dalle persone, dal tono della voce, dalle pause, dalle imperfezioni e dal fatto che stai parlando con qualcuno e non a qualcuno. E qui voglio essere molto chiaro, soprattutto se stai creando contenuti o vuoi iniziare a farlo. Il vero filtro oggi non è la fotocamera, l'audio o l'editing. Il vero filtro è questa domanda. Ho davvero qualcosa da condividere o sto solo riempendo uno spazio? Perché se stai solo riempendo uno spazio, nessun montaggio ti salverà. Ma se stai condividendo qualcosa che hai vissuto, puoi anche accendere la camera e parlare per 20 minuti. Le persone resteranno. YouTube oggi non è più solo una piattaforma di contenuti, è una piattaforma di relazioni. Le persone non seguono solo i video, seguono le persone, seguono un modo di pensare, un ritmo, un punto di vista. E questo cambia tutto. Cambia anche il modo di monetizzare, perché chi funziona davvero oggi non ha 10 prodotti, non ha funnel complicati, non spinge continuamente. Di solito ha una cosa sola, una membership, un percorso o un progetto, e lo propone solo a chi è già dentro la relazione. Non convince, non forza, non manipola, ma condivide. E se ci pensi, non è una rivoluzione, è semplicemente un ritorno. YouTube è nato così, persone normali che parlavano davanti a una camera, con idee, con storie e con esperienze. Poi ci siamo persi per strada, ma ora stiamo tornando lì. Forse è per questo che oggi tanti creator si sentono stanchi. Non perché YouTube sia troppo difficile, ma perché stanno cercando di creare contenuti con regole che non valgono più. E se tutto questo ti mette in crisi, va bene, significa che stai guardando le cose con onestà. Ma se invece senti che questa direzione ti libera, forse il segnale è giusto. Perché oggi YouTube non ha bisogno di creator perfetti, ha bisogno di persone presenti. Persone che hanno il coraggio di dire questa è la mia esperienza, non è universale, ma è reale. Se vuoi un consiglio finale molto semplice, smetti di chiederti cosa vuole l'algoritmo e inizia a chiederti che cosa vuoi condividere. Il resto verrà di conseguenza. Se questo modo di vedere YouTube ti risuona, se senti che anche tu vuoi creare contenuti più semplici, più calmi, più veri, iscriviti al canale. Qui non insegniamo a piacere all'algoritmo, insegniamo a parlare alle persone. E oggi, dal mio punto di vista, questa è l'unica cosa che conta davvero.